Buongiorno a tutti quanti. Allora, di cosa parliamo oggi? Di un argomento che viene spesso preso in ballo, spesso quando non serve, e molte volte invece quando serve viene travisato, viene nascosto, sembra quasi, ehm, non lo so, che da una parte qualcuno ci si debba vantare o invece dall'altra qualcuno lo debba nascondere. Io vi dico il mio punto di vista. Parliamo del BBS. Io lo chiamo BBS assoluto, ma perché? È quasi una provocazione, no? Perché lo chiamo BBS assoluto? Perché la parola BBS viene molto spesso, come si può dire? La parola viene spesso abusata, ok? Perché parlano di BBS tattile, visivo, filosofico, di tutto, cioè proprio ci sono tanti di quei tipi di BBS che non avete neanche idea. Invece io sono di un parere, che il BBS è uno solo. Se significa liscio come il culo di un bebè, io sinceramente, per carità, io non ho i peli sulle chiappe e quindi io quando mi tocco le chiappe sento liscio. Quindi se io tocco in contropelo quando ho fatto la barba e sento qualcosa, anche minimamente premendo, vuol dire che non sono in BBS. Punto. Questo è il concetto. Quindi, perché è così importante? E è importante soprattutto il BBS? No, il BBS non serve a nulla di per sé. Cioè, se io mi faccio la barba e mi accontento di avere la faccia pulita, ok? E quindi non vado alla ricerca del BBS, meglio, assolutamente sempre meglio. Qual è il problema? Che siccome per me fa parte della mia passione, cioè se io non sono liscio come il culo di un bebè o come le mie chiappe, quando ho finito di radermi, io faccio sempre il test della fronte perché il chiappe è un po' più brutto. Mi tasto la fronte. Io in contropeli in qualsiasi zona devo essere liscio come la fronte. Per me questo è il BBS. Qual è il punto? Che se io non arrivo a quel livello lì, ma già dagli inizi senza che nessuno neanche sapevo cos'era il BBS, ma se io non sono liscio come la fronte, in contropelo, io dopo continuo a attaccarmi ed è come se non avessi raggiunto lo scopo della rasatura. È vero che lo scopo della rasura non deve essere questo, ma dovrebbe essere avere una rasatura buona, confortevole e comunque efficace. Ma se a me personalmente, se io adoro essere straliscio, non mi interessa niente che dopo 10 ore, 12, 14 cominci a rispuntare, quindi cosa serve che ti fai così liscio che tanto dopo ricresci? Io sono affari miei. A me piace essere liscio, altrimenti esco dal bagno che non sono tranquillo, non sono rilassato. Qual è secondo me il problema più grosso? Il problema più grosso è che quando si condivide una passione è una cosa che quando tu dai un consiglio a una persona, quando provi un qualcosa, dovresti renderti conto di questa cosa qua. Perché dico questo? Perché io, per arrivare a questi BBS assoluti, come mi piace chiamarlo, ci ho messo anni, cioè ci ho messo un anno e mezzo e più per arrivare a questi BBS senza avere rogne, selezionando le amete, rasoi, saponi di qualità, cioè me lo sono sudato il mio BBS assoluto, avendo un pelo abbastanza duro e una ricrescita aderente e avendo una pelle estremamente delicata, vi assicuro che è estremamente delicata, io mi sono sudato l'anima, mi sono fatto 6-7 mesi di BBS assoluti giornalieri con qualsiasi rasoio lametta per testare le lamette, per capire quali erano i saponi più protettivi, meno. Cioè, ho sudato sangue, ragazzi, per arrivare a questo risultato qua. E adesso me lo godo. Cioè, non è un vantarmi, ma è una soddisfazione personale essere arrivato a questo punto qua. Perché è inutile che uno mi venga a dire no, ma io non so, ad esempio per me Icontech è un rasoio eccezionale. Sì, ma se non fai contropelo con Icontech, che cavolo di test è questo? Almeno uno dice ok, io uso R41, Icontech, qualsiasi rasoio, però questo e questo, il contropelo non lo faccio. Allora quando dai un consiglio, inutile che vai fai un post, Icontech è il miglior rasoio al mondo,
E la gente, no, dice: ma cavolo, ma io lo uso e mi distruggo, come mai? È perché non lo so usare, perché sono scemo? No, perché non fai il contropelo. Tu fammi vedere una settimana di contropeli BBS assoluti con Icon Tech, vediamo che faccia ti ritrovi a fine settimana. Quindi o hai la pelle che è come il cuoio, e allora usati Proraso, qualsiasi cosa è tutto uguale, o altrimenti non vai a farmi di veri BBS. Quindi ci sono dei limiti che hanno rasoi, lame e via dicendo. Le metri sono molto soggettive, però e quando tu porti la rasatura al limite che vedi la qualità di un sapone, di una lametta, sul tuo viso, di un rasoio, altrimenti, cioè, anch'io posso usare Icon Tech, Chavette, qualsiasi rasoio posso usare se non vado a spingere la rasatura al BBS assoluto. È tutto uguale, sarei il maestro dei maestri. Se io non faccio contropelo posso usare qualsiasi cosa, non mi faccio un red point neanche se chiudo gli occhi, capito? Anche se uso la lametta sulla mano non mi faccio un red point nell'obliquo. E quando cominci ad andare in contropelo, e soprattutto quando cominci ad andare nei ritocchi che devi arrivare al BBS assoluto, è là che escono i problemi. Però è anche in quel punto lì, limite, che capisci dove fa la differenza un sapone, dove fa la differenza una lametta, dove fa la differenza un rasoio da un altro. Allora lì saggi la qualità di una geometria, la qualità di un progetto, magari un rasoio come ho usato il carbon, piastra più, un mostro, eppure la geometria ha fatto sì che sono riuscito a farmi un BBS assoluto, magari non tutti i giorni, però 3-4 giorni di barba, ma farmi un BBS assoluto senza problemi. Queste cose qua le capisci quando porti la rasatura al limite, altrimenti siamo tutti maestri ragazzi, c'è poco da fare. Se tu non fai il contropelo con certi rasoi, siamo tutti quanti maestri, basta che sia un paio d'anni, un anno e mezzo, 2 che ti fai la barba e va bene tutto. Però quello che dico io, quando si dà dei consigli, fatelo con cognizione di causa, spiegate qual è il vostro tipo di rasatura, ogni quanto vi radete e soprattutto se non arrivate al BBS a ogni rasatura, ditelo, dite ok, io questo rasoio qua per me è una meraviglia, Icon Tech per me è una meraviglia, però non mi permette di fare il BBS, cioè se faccio il BBS 2-3 volte mi distruggo. Bene, ottimo, però dillo, perché se non lo dici sembra che sei il maestro, quello che sa usare Icon Tech a occhi chiusi, invece no, non riesci a usare Icon Tech a occhi chiusi, è un rasoio estremamente aggressivo, perché se fammi una settimana di BBS assoluti allora mi dimostri che sei un maestro. Ecco, o dimostri che hai la pelle come il cuoio, ma così non è per nessuno. Bene, questo è il mio punto di vista. Dopo c'è anche un'altra cosa da dire, che c'è gente che veramente quando fa un obliquo è già quasi in BBS, perché se non hai difficoltà come me, ad esempio, che hai un pelo che cresce così, è un pelo molto aderente, grosso e molto aderente al viso, riesci ad arrivare al BBS con molte meno passate. Io ho fatto la barba a un paio di persone che veramente, cioè con una passata, io ne devo fare 3 per arrivare al risultato che lui ha fatto con una passata. Quindi ci sono anche delle difficoltà di crescita di pelo che peggiora ulteriormente tutta questa situazione. Quindi diciamo che anche lì ci sono degli aspetti da valutare. Però io dico, se usi la parola BBS, usalo quando sei veramente liscio come la fronte, altrimenti di rasatura soddisfacente, un'ottima rasatura, un buon risultato. Il BBS è una cosa sola, non esiste il BBS tattile, visivo e fantomatico e filosofico e chi più ne ha più ne metta. Non ne esiste il BBS uno solo, perché un bambino col culo che gratta, che spungia, ok? Da me si dice che punge, io non l'ho mai visto, a meno che non sia un bambino a forma di riccio, io non l'ho mai visto. Quindi, se siamo sinceri, non c'è niente di male, cioè, ragazzi miei, non è che bisogna nascondersi dietro un qualcosa, anzi, uno che è soddisfatto della propria rasatura senza portare al limite la rasatura è solo che un bene, cioè, va benissimo, ci mancherebbe anche altro, non è che io sono un genio perché sono arrivato a questo punto, fa parte della mia passione, io se non arrivo a quel punto non sono soddisfatto, quindi tutto il mio percorso mi ha portato in quella direzione lì, ma non è che sia la direzione migliore o quella più virtuosa, è una direzione diversa da un'altra. Ecco, questo è il mio pensiero.
Dai ragazzi, in settimana, domani dovrebbe arrivarmi il telefono nuovo, così chissà che riusciamo a fare dei video decenti. E vorrei fare un video vediamo se riesco a farlo già in settimana o comunque quella prossima, un video anche su i setup di base, ok? Come cominciare con la rasatura tradizionale, che siccome ormai io sta parte l'ho passata, a volte magari non ci penso tanto, invece chi comincia e magari si ritrova con un marasma di prodotti che non finisce più, do il mio parere, ok? Degli errori che avevo commesso io e che potevo evitarmi, e delle scelte che ho fatto io che mi hanno aiutato e delle altre che invece non ho trovato adatte. Ecco, logicamente dopo ognuno deve prendere varie esperienze e farsi la propria che in base al suo obiettivo, è sempre quello il concetto, cioè i consigli che anche io do o le parole che io do, cioè logicamente li seguite se è la stessa direzione che state prendendo voi, altrimenti non ha senso seguire i consigli, magari seguite altre cose o vedete altre cose o magari vi sto simpatico e finite lì, però di solito si ascolta i consigli di una persona che sta prendendo la tua stessa direzione, non tutti i consigli, perché se tu ascolti tutti i consigli vai solo nel casino. Tu devi capire qual è il tuo obiettivo, bene, seleziono le persone che vogliono il mio stesso tipo di rasatura, che ha i miei stessi tipi di problemi, che vede la rasatura tradizionale nel mio stesso modo e li segui, perché altrimenti ragazzi non ha senso, capito? Ci sono maestri che sembra maestri, però bisogna vedere se dopo in realtà arrivano in certi punti o certi livelli. Se non ci arrivano, sono bravi, sì, sulle loro facce, con i loro limiti, è finita lì. Però anch'io, inutile che vado che vi testo rasoio qua e là, se io non porto la rasatura un po' all'estremo, com'è che faccio a capire se è buono o no un rasoio? Cioè, è difficile dire che un rasoio non è buono, com'è che fai? Cioè, se io non facessi il contropelo, io non farei veramente fatica a giudicare un rasoio da un altro. Cioè, ce ne saranno 2 o 3 che proprio mi hanno fatto schifo, tutto il resto li usi senza nessun problema. E quando cominci ad arrivare a contropelo, ai ritocchi e al BBS, lì viene fuori tutto il carattere del rasoio, viene fuori il carattere della lametta. A volte la lametta la senti già nella prima passata quando hai una certa sensibilità, però alla fine il risultato lo si vede alla fine, non a metà strada. Ecco, questo è il mio pensiero, dai. Vi ho detto la mia. Ci vediamo al prossimo video. Bye bye.